Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi in compagnia del DJI Mavic Mini e del Fimi X8 SE di Xiaomi, con il sottofondo bellissimo secondo me del mare, perché siamo a metà novembre, pure qui a Bari sono ancora 25 gradi, giornate bellissime credetemi. Ma qui siamo a parlare del Fimi X8 e del DJI Mavic Mini perché mi chiedete sempre più spesso: Michele, quale compro? Uno o l'altro? Beh, diciamo innanzitutto che sono due categorie di droni completamente diverse, ma in realtà il prezzo è molto simile. Questo nella versione base costa 3,99, 4,99 nella combo, mentre questo costa con i coupon circa 380 euro. La differenza principale è che questo è un drone 4K con molte funzionalità di volo avanzate, le smart fly le chiamo io, come ad esempio il Follow Me e l'Active Track. Invece questo, il DJI Mavic Mini, è un drone diciamo più semplice, 2.7K con meno smart fly e quelle che ci sono non sono avanzatissime, quindi più adatto magari per l'uso quotidiano anche da parte di chi non è molto esperto di droni. Iniziamo provando in volo il Fimi X8 SE. Una volta in volo è davvero stabilissimo, aiutato soprattutto sia dal peso sia dalle dimensioni. I motori sono potenti e permettono di reggere vento anche molto forte. E la cam invece? Beh, la cam registra davvero molto bene. Sì, il gimbal a volte ha un po' di incertezze, come tutti i droni Xiaomi Fimi purtroppo. Però il dettaglio alla massima risoluzione 4K è davvero notevole. Inoltre, volendo, è anche possibile scattare foto in formato RAW, cosa purtroppo non presente sul DJI Mavic Mini. Proviamo ora il ritorno a casa automatico. Beh, nonostante il Fimi X8 SE sia dotato di ritorno a casa intelligente di precisione, diciamo che non è molto intelligente perché sbaglia il landing pad di un buon metro abbondante. Invece il Mavic Mini, nonostante non sia dotato di questa funzionalità avanzata, riesce ad arrivare davvero molto vicino rispetto al punto di decollo. In questo caso non so perché non è atterrato automaticamente, però era davvero sopra il landing pad. Provando invece la resistenza del gimbal alle virate brusche, devo dire che il Mavic Mini mi ha davvero sorpreso, regge molto bene anche facendo girare velocemente il drone. Come rumorosità siamo praticamente agli stessi livelli. Il Mavic Mini di base è più rumoroso, ma il Fimi X8 SE, essendo più grande, avendo eliche più grandi, genera praticamente lo stesso rumore del Mavic Mini.
drone non è composto ovviamente solo dall'unità volante, ma anche dal radiocomando, che è importante o ancora più importante del drone stesso. E sotto questo punto di vista devo dire che preferisco nettamente il radiocomando del Fimi X8 SE. Sì, è più grande, ma è molto più ergonomico, si tiene bene in mano e lo smartphone posto nella parte centrale secondo me è la cosa più comoda del mondo per quanto riguarda il pilotaggio dei droni. Invece il radiocomando del Mavic Mini è sostanzialmente il radiocomando del Mavic Pro, molto semplificato, con pochissimi tasti, pochissime funzioni a bordo, manca tantissimo la possibilità di regolare l'esposizione manualmente dal radiocomando. Questa è una bella pecca per chi vuole utilizzare il drone anche a fini professionali. Per quanto riguarda invece il range di controllo, vi ho già fatto un range test sia col Fimi X8 sia con il Mavic Mini. Per assurdo, nonostante il Mavic Mini voli in CE, riesce a raggiungere distanze superiori rispetto al Fimi X8 che invece vola in teoria in FCC. Quando andiamo dietro a un ostacolo con il Mavic Mini il segnale tende a essere perso molto rapidamente, invece con il Fimi X8 SE è molto più stabile anche a brevi distanze. Un'altra criticità del Mavic Mini rispetto al Fimi X8 SE è la qualità costruttiva. Essendo molto leggero, 249 grammi, sono state utilizzate delle plastiche comunque abbastanza sottili e questo si nota in quanto la costruzione è un po' scricchiolante. Quando passate dal Mavic Mini al Fimi X8 SE vi sembra quasi di passare da un giocattolo a un drone professionale. Per quanto riguarda invece le batterie, il Mavic Mini non è dotato di batterie smart intelligenti, sono batterie classiche, quindi mi raccomando, quando non le utilizzate per lunghi periodi valgono tutti i consigli che vi ho dato per lo storage, che vi linko nella scheda qui in alto a destra. Invece la batteria del Fimi X8 SE è intelligente, quindi si autoregola, va automaticamente in storage quando non utilizzata per lunghi periodi, quindi sotto questo aspetto Fimi X8 SE è decisamente un passo avanti. Invece l'autonomia di volo è praticamente la stessa, siamo sui 25-26 minuti con entrambi. Ho fatto tutte queste riprese, questa prova con un'unica scarica. In conclusione ragazzi, dopo questa piccolissima comparativa tra questi due droni, io quale vi consiglio? Beh, se cercate un drone leggero da portarvi sempre insieme in una borsetta del genere, comodissimo da usare tutti i giorni, il DJI Mavic Mini è un drone perfetto per voi, anche perché con le nuove leggi, nuove regolamentazioni europee che entreranno in vigore nel 2020, luglio 2020, se non viene slittato ulteriormente, questo drone sarà utilizzabile praticamente ovunque registrandolo online senza fare patentini e assicurazioni varie. Invece il Fimi X8 SE, che è un po' più ingombrante, entra qui dentro in questa cartella, beh, è un drone comunque più professionale, scatta foto in RAW, ha più smart fly, è costruito meglio, ma da luglio 2020 per utilizzarlo legalmente dovrete pagare un'assicurazione e registrare online come anche il Mavic Mini. Questo se volete volare legalmente. Se invece volete volare in luoghi isolati, lontano da altre persone, potete farlo tranquillamente ovviamente, però sappiate che non state volando rispettando la legge. Questo è un punto abbastanza importante. Se volete acquistare questi due droni che hanno un prezzo molto simile, vi lascio link con i coupon in descrizione video. Ditemi voi ora ragazzi cosa ne pensate, quale preferite, DJI Mavic Mini o Fimi X8 SE di Xiaomi? Parliamone insieme nei commenti. In descrizione video trovate anche il link per entrare nel nostro gruppo Facebook Drone Tecnologia Italia, il nostro canale Instagram e il nostro, che altro Stefania? Niente? Finito? Instagram, Facebook, Telegram, canale Telegram delle offerte. Grazie Stefania che non ti ricordi mai niente. Beh, comunque a parte questo amici, voglio sapere la vostra, cosa ne pensate, se volete vedere altre comparative, altri dettagli su questi due droni o altri, insomma fatemelo sapere nei commenti. E se volete supportarci ci basta un semplice e gratuito like, un commento e condividete il video se vi è piaciuto. e attivate la campanellina qui in alto per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Brava Stefania, ti batto il 5 da lontano. Vabbè, comunque questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima sempre qui su Addicted to Tech. Oh, ciao ragazzi!